Ciao a tutti e benvenuti nel primo video del 2021. Ovviamente colgo l'occasione di questo primo video per rinnovare i miei auguri a tutti coloro che mi seguono su Instagram, a tutti coloro che mi seguono su Facebook, a tutti coloro che quest'anno mi hanno supportato e sopportato su tutti i miei canali, sia sui social sia per canali privati. Voglio iniziare questo video prima di affondare nell'argomento di oggi. Voglio approfittarne per ringraziare veramente con tutto il mio cuore tutte le persone che si sono unite a me, tutte le persone che si sono unite al progetto di Nero, tutte le persone che si sono fidate di me, si sono fidate dei miei consigli, delle mie dritte, le persone che mi hanno dato la loro amicizia. E grazie a Nero io ho avuto l'opportunità, l'occasione di tessere dei legami di amicizia, di affetto, di conforto e di confronto con tantissime ragazze che poi nel mio percorso si sono rivelate delle vere e proprie amiche. Io non so se altre ragazze che fanno le stesse cose che faccio io, quindi nello stesso ambito, si comportano nello stesso modo in cui mi comporto io. Ecco, io non ho dei termini di paragone in realtà, sono così, non ho a modello nessuno, non ho a modello nessuna, nessun progetto mi fa da base. Cerco e sono in realtà questa. Marta è molto vicina al personaggio, insomma alla creator di Nero Corvino, quindi in questo caso è vero che Nero Corvino è una parte di me, però siamo vicini come temperamento e io non sono molto diversa da quella che vedete nei video. Quindi prima di andare avanti io vi ringrazio davvero tanto per seguirmi, per supportarmi, per fidarvi di me e spero che continuerete a farlo. Ho stilato una piccola lista in realtà di buoni propositi per questo nuovo anno. In realtà ho stilato due liste, una di tipo personale e una di tipo tricologico. Ovviamente nel video di oggi vi parlerò di quella di tipo tricologico perché è la tematica che ci interessa. Allora, io ho qui un fogliettino e andrò a leggervi passo passo quello che ho scritto, che sono in realtà 10 punti che concentrano gli obiettivi che io vorrei raggiungere entro la fine di quest'anno. Il primo obiettivo è quello di raggiungere i 140 cm di lunghezza e riuscire a mantenerli se ovviamente prima della chiusura dell'anno questi centimetri saranno raggiunti, perché ovviamente, come vi ho detto molte volte, il punto focale dell'essere bravi nel prendersi cura dei capelli non è soltanto raggiungere un obiettivo, un vostro traguardo, ma è anche quello di saperlo mantenere. Ad esempio, come raggiungere il capello lungo e poterlo mantenere poi dopo. È tutto un meccanismo di incastri che tu ovviamente tramite la conoscenza, l'esperienza e le esperienze anche di altre persone poi riesci a gestire e adattare tu come vuoi. So che riesco ad arrivare a questi 140 centimetri, anche perché siete stati voi stessi testimoni della mia crescita veloce. Non posso assolutamente dire che è una crescita lenta, soprattutto aiutata dall'inversion method che mi ha regalato dei centimetri che altrimenti non avrei avuto. Il problema sarà mantenerli, nel senso che adesso loro sono tornati quasi allo stesso livello di quest'estate, perché io li ho misurati quando sono scesa in Sicilia giorno 19 di dicembre ed erano 126, quindi credo di aver messo comunque un centimetro in più, quindi sono tornata al punto in cui ero ad ottobre. Praticamente ho rimesso tutti i centimetri che avevo tagliato via tramite appunto i tagli frequenti che mi ero imposta di fare. Ovviamente spero di riuscire, anzi mi impegno a mantenere questo obiettivo se riesco a raggiungerlo ovviamente prima che finisca l'anno. Allora, il secondo obiettivo è raggiungere il Nero Corvino. Molti di voi sanno che il mio obiettivo principale tintorio è quello di abbandonare il rosso e tutte le tonalità affini e darmi totalmente al raggiungimento del nero. Molte di voi mi avevano chiesto infatti dei video
in merito al raggiungimento di questa tonalità, solo che prima di abbandonare totalmente l'idea della nuance che rientra nella macro categoria del rosso, quindi ad esempio tutti i borgogna, tutti i ciliegia, che sono dei colori che io trovo meravigliosi, ma che vedo che su di me purtroppo non sono duraturi, volevo provarli prima, un po' tutti. Infatti ho approfittato per provare anche degli enne che magari volevo provare da tempo, e approfitterò anche di questa finestra di tempo che mi concedo per provare le ultime miscele, le ultime confezioni che sono ancora in attesa di essere testate, e poi una volta chiusa la parentesi del rosso mi dedicherò al raggiungimento del nero corvino, così sarò sicuramente più fedele al nome del mio progetto. Dedicherò, ecco, dei video proprio al raggiungimento del nero, e lo faremo insieme, perché mi sembrava veramente stupido dovervi consigliare delle metodologie o dei meccanismi per raggiungere il nero senza che io effettivamente lo facessi con voi, quando è il mio obiettivo primario. Allora, il terzo obiettivo è mantenere i 13 cm di girocoda. Questo è un obiettivo che in realtà è abbastanza fattibile, perché faccio in un anno circa 2-3 cicli completi di inversion method che mi assicurano una crescita molto veloce, non soltanto della lunghezza ma anche della crescita in sé del capello, quindi del ripopolamento del cuoio capelluto, della massa, del volume. Quindi ecco, ovviamente mantenere, come dicevo prima, è più difficile di ottenere per certi versi, ovviamente non è una cosa che va applicata sempre nella vita, però sai, quando tu ottieni qualcosa non puoi dire di essere arrivato. È un po' come ad esempio sposarsi o avere un rapporto con una persona che ami. Non è il tanto sposarsi o mettersi insieme quanto il scegliersi ogni giorno, quanto il coltivarsi ogni giorno, quanto il non spegnersi. Alimentare la fiamma non è tanto accenderla, perché a volte iniziare le cose è semplice e altrettante volte è più difficile mantenerle attive. Quindi io mi impegnerò a mantenere i 13 cm di girocoda e speriamo che ci riesca. Allora, il quarto punto è formulare un balsamo naturale in casa che mi soddisfi. Ecco, questa è una cosa che mi sta a cuore, trovare la formulazione perfetta di balsamo che mi soddisfa. E voi penserete, vabbè, facilissimo. No, in realtà il balsamo è il prodotto che è più difficile da sostituire quando si passa ad una routine total natural, perché ha un mix, ha una formulazione che vuole dei grassi, vuole delle cose, delle sostanze condizionanti, apporta poca idratazione, in realtà è più modellante piuttosto che idratante il balsamo, e come dicevo proprio 2 secondi fa è il prodotto più difficile da sostituire. Infatti ci sono molte capellone ad esempio che seguono il total natural ma che ogni tanto fanno ricorso al balsamo. Io devo ammettere che durante questo 2020 sono ricorsa al balsamo 2-3 volte in casi veramente disperati. E io ad esempio non sono una di quelle persone che utilizza il balsamo e non utilizzo nessuna sostanza che in qualche modo lo va a sostituire, anche se sostituire qui è una parola che va presa un po' con le pinze per quello che dicevo prima. Ecco, la mia genetica e comunque le cure collaterali che faccio mi aiutano a poter evitare di utilizzarlo, però è anche vero che ci sono dei momenti in cui purtroppo le erbette e tutte le cose che faccio normalmente non sono abbastanza, soprattutto quando enno e i capelli si seccano e si annodano in un modo veramente tremendo, quindi purtroppo ogni tanto sono ricorsa al balsamo. Ovviamente un balsamo scelto accuratamente, non il primo balsamo che trovo in casa, ecobiologico, senza schifezze, senza niente di irrispettoso, che comunque rispetta i miei crismi, e ogni tanto, devo dire la verità, non fa male, cioè noi possiamo scegliere di seguire un percorso e poi se abbiamo necessità possiamo tranquillamente utilizzare qualcosa che è comunque affine, ma che se utilizzato una volta ogni tanto non c'è bisogno di andare poi nel patologico, nelle cose. Nonostante io sia una capellona total natural, non sono assolutamente estremista in questo campo, e se io devo provare ad esempio un balsamo o devo utilizzarlo perché ne ho bisogno, io lo faccio molto serenamente e
da notte dormo, cioè non mi faccio il problema. Quinto obiettivo sarebbe quello di incontrarvi in realtà. Ovviamente la situazione della pandemia ci ha messo in ginocchio in tutti i sensi, in senso economico, in senso sociale, in senso turistico, quindi questo è più non tanto un obiettivo, perché capisco che purtroppo non dipende da me, perché se dipendesse da me già vi avrei incontrate tutte. Se ci sarà la possibilità, se sarà possibile, mi piacerebbe potervi incontrare. Magari resta un desiderio inespresso per quest'anno, ovviamente potrebbe anche essere che diventi possibile incontrarsi, ma se non dovesse essere così, resta comunque attaccato alla mia bacheca tra le cose che desidero fare, quindi spero che comunque la situazione si evolva bene e questo diventi possibile. Allora, un altro obiettivo: impegnarmi a non tagliare più il ciuffo. Allora, questo obiettivo, a dire la verità, l'ho scritto a malincuore, perché in realtà anch'io ho la nevrosi del taglio del capello quando sono esaurita, solo che grazie a Dio non mi concentro sulle lunghezze, ma mi concentro magari sul ciuffo, che è una parte della chioma che ci sta, nel senso, ciuffi, frange esistono. Almeno dico, ok, sfogo la mia nevrosi momentanea di isteria su qualcosa che fa cornice. Però io vorrei che questo ciuffo, che tra l'altro durante quest'anno è cresciuto tanto in realtà, che adesso non so, stendendolo bene, perché è scalato, quindi ovviamente un po' sale, ma perché qua ce n'è ancora, quindi è scalato, e io spero di non mettere mano alle forbici per accorciarlo nuovamente, perché è da 4 anni che voglio praticamente che il ciuffo raggiunga la lunghezza degli altri capelli, ma puntualmente ogni anno mi viene un raptus e lo taglio, quindi quest'anno voglio impegnarmi a non tagliarlo. Mi aiuterete, vero? Ok, fermatemi. Allora, mangiare bene per il mio benessere e per la mia cute, e poi bere molto. Ecco, quello che vi dicevo in qualche video fa e vi ho detto tipo 800.000 volte. Purtroppo ho mangiato veramente male in questi mesi e la situazione cute grassa, pelle grassa è andata allo scatafascio totalmente, a prescindere comunque dal fatto che mangiare bene e bere molta acqua, tisane, tè e quant'altro fa bene al corpo. Bisogna mangiare bene comunque in generale, però questo mi dà un input in più, perché ovviamente io vedo che se mangio male ho problemi anche proprio con la cute, e tutti i trattamenti, le erbette, l'acqua santa, il viaggio a Lourdes purtroppo non funzionano se poi io ci vado a mettere il carico dell'alimentazione, perché nel mio caso l'alimentazione influisce grandemente, quindi devo darmi una bella calmata e riuscire a gestire, non dico adesso di cominciare a diventare estremista, però darmi una regolata, perché insomma non è una cosa che a lungo andare comunque riesco poi a gestire, perché mi trovo anche in difficoltà che non so più che cosa fare. Allora, un altro obiettivo, l'ottavo obiettivo in realtà, è riuscire a portare più video acconciature e allenarsi nelle acconciature, perché io sono totalmente incapace, ragazze. Non pensate che io non faccia video acconciature perché non me ne vengono in mente, anche se mi vengono in mente tantissime cose che potrei mostrarvi. In realtà tutte quelle che so fare le avete già viste in 2 video che vi linko qui sopra da qualche parte. Io so fare soltanto quelle, ma mi spiego bene. Non è che so fare soltanto quelle e mi sono fermata a quelle. Io ci ho provato a farle di nuove in realtà, ma quando tiro, l'avete visto in questo video dell'enne, quando io tiro ad esempio una ciocca che la separo, praticamente questa parte, vedete? Ovviamente adesso non sono pettinati, ma l'esempio è molto fedele alla realtà. Questi capelli, cioè io devo dividerli, e spesso quando ad esempio fai delle acconciature hai una mano impegnata e l'altra mano che ad esempio tiene magari la treccia, tiene bloccata la coda, quindi io, avendo 2 mani e avendo dei capelli che si attorcigliano tra di loro, si annodano, si incastrano, si girano, si fanno, si dicono, si accoppiano, praticamente mi ritrovo a fare qualcosa
però poi mi incastro da sola con i capelli e quindi alla fine non faccio più niente. Nel senso che proprio meccanicamente mi viene difficile intrecciarli, perché la lunghezza li porta poi ad intersecarsi tra di loro e io ovviamente, avendo le mani impegnate magari nel blocco della treccia, nel blocco dell'intreccio e tutto, ovviamente non riesco a sbrogliarmi. Ma comunque cercherò di allenarmi e di portarvi più video sulle acconciature. Il nono obiettivo invece è portare 2 nuove rubriche sul canale. Una un po' più divertente e una che invece riguarda il make-up. Allora, non vi dirò qual è l'altra più divertente, ma lo scoprirete solo se resterete sintonizzate sul Nero Corvino. Vi assicuro che se mi riesce questa idea è veramente carina da fare e penso che vi piacerà. Mentre l'altra è una rubrica sul make-up, quindi ad esempio proprio un video in cui vi faccio vedere un trucco particolare, un make-up particolare, proprio come fanno le beauty guru in sostanza. A me piace la cosa delle rubriche perché ti permette anche di trovare delle scorciatoie dall'argomento portante alla fine del canale. Così soddisfo anche i vostri consigli di trattare anche di make-up, perché comunque mi dite che sono brava, mi dite che vi piace come mi trucco e io sono contenta di questo e ovviamente non posso che accontentarvi. L'unica cosa è che purtroppo per fare i video di make-up, perché giustamente mi sono informata prima di tirare il sasso, è che dovrei purtroppo avere della strumentazione adatta, nel senso che mi servirebbe una videocamera che ha lo sportellino che si gira verso di me, quindi pieghevole, che mi consente di guardarmi, perché io fisso sempre uno specchio dietro e utilizzo il telefono per girare i video. Il telefono però viene utilizzato con la fotocamera esterna, quindi io in questo momento, se non dovessi guardare lo specchio che è posizionato dietro il telefono, non mi vedrei. Quando tu giri un video di make-up questo è necessario, perché ti avvicini, perché fai lo zoom, inquadri bene gli occhi, inquadri bene la bocca, il viso. Comunque ci sono dei campi che si avvicinano, si allontanano, c'è un'inquadratura diversa rispetto a un video in cui io sto così parlando con voi e purtroppo mi serve uno strumento che sia affidabile, perché io l'ultima volta che ho girato un video di make-up, che in realtà era un get ready, avevo fatto un trucco fichissimo, ero veramente super orgogliosa di me. Quando poi sono andata a metterlo sul programma di editing per riguardarlo, per montarlo e tutto, era tutto sfocato. E perché giustamente io, anche se piazzo uno specchio dietro, lo specchio mi aiuta a capire se sono al centro, se sono di lato, se sono da questa parte, non riesco a vedere se sono a fuoco, cioè ci sono dei margini, ci sono delle sfumature che lo specchio dietro di me non mi permette di vedere, perché comunque è lontano. Ma appena riuscirò a procurarmi comunque la strumentazione adatta, non so quando, sicuramente lo vedrete. L'ultimo obiettivo, ma non per importanza, è, ve lo leggo testualmente: mi impegno a stravolgere uno o più di questi obiettivi se non mi rende più felice farlo o farli. Perché con questo io fa un po' da paraculo questo obiettivo, però in realtà se ci pensate è vero, perché noi possiamo stilare una lista di cose che vorremmo ottenere in un dato anno o in un dato momento o per un dato obiettivo. Ma io sono convinta di una cosa nella vita, che le cose vanno fatte perché ci rendono felici, perché senza la felicità questa vita secondo me non vale niente, senza l'appagamento che una persona può provare riguardo a qualsiasi cosa, riguardo ad una piccola conquista, riguardo al lavoro, riguardo alla vita sentimentale, qualsiasi cosa. Secondo me se non siamo felici non ha senso. Ho stilato questi 10 punti, questi 9 in realtà, con l'entusiasmo di farli e con la felicità che so che avrò facendoli. Però se io in un dato momento dovessi scoprire che, ad esempio, raggiungere 140 cm di lunghezza non mi rende felice, ma mi rende frustrata, nervosa, non lo desidero più, io li accorcio. Se vedo che non riesco a portare avanti la rubrica delle acconciature perché non sono riuscita a farlo, è una cosa che mi dà troppo impiccio, non riesco, sono semplicemente nervosa e frustrata, non lo faccio. Quindi io mi sono sentita di inserire questo punto che fondamentalmente ribalta un po' tutta la situazione a favore di
valori che secondo me stanno al di sopra dell'obiettivo in sé, che è stare bene prima con se stessi. Quindi niente ragazze, io spero che magari qualche spunto lo abbiate potuto cogliere da questa piccola lista di buoni propositi del 2021. Ovviamente metterò tutto il mio impegno per garantire il raggiungimento di questi risultati, ma con riserva, e spero che questi obiettivi possano diciamo combaciare anche un po' con i vostri. Rinnovo ovviamente il mio augurio per questo nuovo anno e spero con tutto il cuore che sia un anno bello, che sia un anno sereno. Io lo inizio sempre il nuovo anno col mio compleanno, perché il mio compleanno è il 4 di gennaio, quindi io inizio il nuovo anno compiendo il mio nuovo anno. Questa è una cosa bella, beh, insomma, inizia tutto per me. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, vi saluto molto affettuosamente e noi ci vediamo al prossimo video.